There's no way home, and I have no mercy. There's no way out, so I'm going down. Still I keep on living, so you pull me closer. When I have no mercy. Ciao a tutti Ombriwers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come ho costruito il mio Kizzer. A dir la verità, come vedrete, si tratta di un progetto molto semplice e su YouTube esistono già tantissimi tutorial sull'argomento. Però, dato che non c'era nulla in lingua italiana, ho pensato di colmare questa lacuna. Vediamo come ho fatto. Tutto è iniziato con la costruzione del collare di legno. Per farlo ho acquistato dei listelli già piallati alti 95 mm e spessi 25, che è esattamente lo spessore della guarnizione del frigo. Dato che non ho una troncatrice li ho dovuti tagliare ad occhio e vi giuro che mi sono impegnato tantissimo per andare dritto. Mentre la colla asciugava ne ho approfittato per smontare il coperchio. Nei vari video presenti in rete si dice spesso di fare attenzione alle cerniere, che funzionando a molla una volta svirate potrebbero scattare all'indietro. Nel mio caso è stato semplicissimo, dato che erano delle stupidissime cerniere in plastica senza alcun tipo di molla. Però voi, se decidete di costruire un Kizzer, fate bene attenzione al tipo di cerniera che avete, ovviamente. Sempre negli stessi video il collare viene incollato con il solo silicone, ma io, dato che non mi sentivo sicuro della tenuta effettiva, ho aggiunto due angolari zincati nella parte posteriore, avvitandoli con una vite cortissima, dato che non sapevo se c'era qualcosa sotto e non volevo rischiare di danneggiare la serpentina di raffreddamento. Ad ogni modo non credo che la serpentina arrivi così in alto. Una volta messi gli angolari ho pulito velocemente la superficie con un po' di alcol e ho iniziato a spalmare il silicone. Ho usato normalissimo silicone acetico, quello che puzza per intenderci, e sono stato molto generoso con la dose spalmata per essere sicuro di incollarlo bene. Dopodiché ci ho messo dei pesi e l'ho lasciato così tutta la notte. Il giorno successivo ho ritoccato col silicone tutti i vuoti, non tanto per una questione di isolamento termico, quanto per evitare che si formi muffa nelle intercapedini. Per isolare molti homebrewer aggiungono del polistirolo, ma come potete vedere io ero arrivato già al limite per poter inserire il coperchio senza farlo incastrare, e quindi semplicemente ho saltato questa parte. Lo step successivo è stato quello di forare il collare per far passare tutto ciò che mi serve all'interno. Per questa prima fase ho deciso di montare una sola linea per il liquido e una sola linea per l'anidride carbonica. Date le dimensioni del freezer non credo che metterò più di 2 linee, anche se mi sta stuzzicando l'idea di montare una terza linea dedicata al light up per imbottigliare. Però sono ancora fortemente indeciso, perché significherebbe imbottigliare da seduto in uno spazio troppo stretto secondo me, mentre bucando l'altro frigorifero forse andrei più comodo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Questo è il rubinetto che ho ordinato su Amazon, ridotto ai minimi termini. Come potete vedere il rubinetto ha il canotto, che sarebbe la parte filettata, da 65 mm, così da non avere problemi con lo spessore del collare. Per fare il foro in modo preciso ho comprato un set di frese Forstner. Desideravo comprarle da quando ero bambino. There's no way home, and I have no mercy. There's no way out, so I'm going down. Till I keep on living, so you pull me closer. When I have no mercy. Let's carry on, no reasons to stop it. Dopo aver montato il rubinetto ho fatto una prova veloce con acqua e Star Sun e ho aspettato che arrivasse l'ordine di Mr. Malt, in cui era presente l'ultimo pezzo per completare il progetto, ovvero il passaparete John Guest per la linea del gas. Questo mi permetterà di mettere i fusti sotto pressione senza far passare il tubo per il coperchio, facendo inevitabilmente un sacco di condensa.
Il passaparete purtroppo non era abbastanza lungo e quindi ho dovuto fare un mezzo macello per ridurre lo spessore del legno e riuscire ad avvitarlo, ma alla fine è andato tutto per il meglio, fortunatamente. Ovviamente, dopo ogni utilizzo, ricordate sempre di sciacquare le linee, perché queste potrebbero infettarsi. Il procedimento è molto semplice, basta riempire un fusto con pochi litri d'acqua e Star San e spillare 2-3 volte finché la linea non sarà pulita. Ovviamente questo non dovete berlo. Bene amici homebrewers, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Come al solito vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti e vi do appuntamento al video di venerdì prossimo. Ciao homebrewers! No reasons to stop it.